tutti e bentornati in un nuovo video e soprattutto buon Halloween! Oggi è il 31 ottobre, di solito pubblico i miei video il venerdì, ma in questo caso ho deciso di pubblicarlo il giovedì proprio perché sarà un video a tema Halloween. Una tipologia di video che ho iniziato a fare da qualche mese è quella del descrivere un'immagine. Abbiamo descritto la città e abbiamo descritto la spiaggia. Nel video di oggi potrete immaginare che cosa descriveremo. Metterò un'immagine molto rappresentativa di Halloween ed inizieremo a descriverla insieme, così potrete imparare qualche vocabolo importante riguardo questa festa. So che non sono vocaboli che si usano tutti i giorni, li utilizzerete probabilmente una volta all'anno, ma penso che sia comunque divertente impararli e in un secondo momento riconoscerli. Di solito questo esercizio lo faccio con il mio iPad davanti, ma in questo caso lo farò con il mio computer, di modo tale da poter analizzare alla perfezione questa immagine. Dunque, se siete pronti per iniziare, cominciamo! Come vedete questa immagine è la classica immagine di Halloween con tutti i dettagli caratteristici di questa festa. Qui di fronte abbiamo una casa molto vecchia, sicuramente non si tratta di una casa moderna. Non vediamo nel dettaglio la condizione delle finestre, ma è possibile che alcune di queste finestre siano rotte o siano crepate. Crepate significa che hanno delle parti mancanti. All'interno della casa vediamo delle luci calde e in alcune parti un po' fioche. Una luce fioca è una luce un po' più debole, un po' meno forte della luce normale. In altre parti invece la luce è comunque forte. Nel cielo possiamo vedere una luna piena, che è una luna completamente illuminata e rotonda, e in questo caso molto grande. Nel cielo stellato, ovvero nel cielo pieno di stelle, possiamo vedere dei pipistrelli. I pipistrelli sono dei piccoli mammiferi, degli animali notturni caratterizzati da delle piccole ali sottili. Il pipistrello è un animale spesso associato ad Halloween o all'horror, proprio perché fa un po' paura, perché è tipico della notte. Più in basso possiamo vedere delle zucche intagliate. Delle zucche intagliate sono delle zucche che sono state tagliate per creare dei disegni o per creare delle facce. Un'attività molto caratteristica di questa festa. All'interno di queste zucche ci sono delle candele che servono appunto a creare quest'illuminazione un po' suggestiva. In alcuni angoli delle foto e anche un po' sulla casa possiamo vedere delle ragnatele. Le ragnatele sono fatte dai ragni e di solito indicano che una casa è stata abbandonata da un po' di tempo. Continuiamo e ritorniamo nel cielo dove possiamo vedere una strega che sta volando su una scopa. La strega è una figura spesso associata all'horror o ad Halloween e la scopa è l'oggetto su cui, secondo le leggende, le streghe volano. Andiamo adesso nella parte del giardino dove possiamo vedere degli scheletri. Quando parliamo di uno scheletro, parliamo delle ossa di un essere umano. La figura dello scheletro viene usata molto ad Halloween perché rappresenta il tema della morte. Come vedete, per rendere questa atmosfera più suggestiva, c'è molta nebbia. La nebbia è quella condensa nell'aria che rende difficile vedere bene e crea anche un'atmosfera un po' misteriosa, un po' spaventosa. Il cielo sembra essere parzialmente nuvoloso perché, come potete vedere, nell'angolo della foto c'è una grande nuvola. La grandezza di questa casa è impressionante, è una casa maestosa. Come vedete ci sono diversi piani e ci sono anche delle guglie. Una guglia è un elemento architettonico
tipico delle chiese gotiche, è solitamente appuntito e molto alto. Il terreno o il pavimento sembra essere un po' bagnato, un po' umido, sembra che abbia piovuto. Ai lati possiamo vedere anche dei rami secchi. Un ramo secco è un ramo sottile, senza foglie. Le foglie tipiche dell'autunno iniziano appunto a cadere o sono già cadute. Direi che abbiamo descritto tutto di questa foto, ovviamente i dettagli non erano tantissimi e come vi ho detto non sono vocaboli che utilizziamo quotidianamente, ma ad ogni modo volevo fare un video proprio per celebrare questa festa, anche se in Italia non è una festa importante come negli Stati Uniti, poco a poco sta diventando sempre più comune. Quindi può essere utile conoscere questi vocaboli anche in italiano. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi ringrazio tantissimo per averlo visto. Vi auguro un divertentissimo Halloween e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!